ragazzi! Ci voleva. Allora, ci voleva proprio. Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. In questo episodio, come vedete, ho qua diverse bevande analcoliche, anche le chiamiamo bevande gassate o bevande frizzanti. Questi sono tutti i modi per definire queste bevande e le passeremo in rassegna una per una. Vedremo anche gli ingredienti, poi appunto parleremo di quando le beviamo, vi chiederò quali preferite e insomma in questo modo potete migliorare il vostro vocabolario sulle appunto bevande. E iniziamo quindi dalla Coca-Cola Zero. Questa è possibilmente la mia preferita tra tutte queste bevande e vedete che viene in una lattina da 330 ml. La Coca-Cola poi la fanno anche in bottiglietta da mezzo litro e poi la potete trovare anche in bottiglie da un litro e mezzo e da 2 litri. Come vedete queste sono tutte poi anche bottiglie da 2 litri. E la Coca-Cola, questa lattina, poi c'è la bottiglietta da mezzo litro che è di plastica, anche queste sono plastica, che sono appunto da 2 litri e però potete trovarla anche in una bottiglietta di vetro, e quelle di vetro sono in generale da circa anche loro 330, proprio come la lattina, non sono un pochino più piccole rispetto al mezzo litro e in genere vengono, se le comprate al supermercato, in confezione da 4. E intanto ho la Coca-Cola che mi va su e giù e scusate, no? Ok, vengono in confezione da 4 e sono un po' più chic, un po' più estetiche di quelle appunto delle bottigliette di plastica, però costano anche un po' di più. Se appunto, non so, voi le comprate, le preferite di vetro, preferite la lattina, preferite la Coca-Cola in bottiglia? Anche qui è una questione di gusti, penso, no? A me piace di più quella di vetro, quella appunto della Coca-Cola non lo so, un sapore migliore, penso dovuto al fatto che nel vetro l'anidride carbonica si perde meno e quindi è più, insomma, più frizzante, più buona. Però, ecco, tornando alla Coca-Cola Zero in lattina, allora vediamo un po' quali sono gli ingredienti della Coca-Cola. La Coca-Cola, questa Zero, come primo ingrediente ha acqua, allora l'acqua con l'anidride carbonica, giusto? Poi abbiamo il colorante caramello, e poi abbiamo l'acido fosforico, abbiamo dolcificanti. Tra i dolcificanti c'è l'aspartame e l'acesulfame K, che sì, noi evitiamo bevande con lo zucchero aggiunto. Certo, questi dolcificanti non sono molto naturali, però tra i due mali, insomma, preferiamo comunque il dolcificante rispetto ad avere una bevanda. Questa penso che se fosse la versione originale sarebbe quanti grammi di zucchero? Possibilmente almeno 30-40 grammi di zucchero, quindi preferiamo evitare, insomma. E poi abbiamo gli aromi naturali, inclusa la caffeina. Sono questi aromi naturali che danno proprio il gusto della Coca-Cola. Vi siete mai chiesti che gusto ha la Coca-Cola quando appunto la assaggiate in bocca? Che gusto ha? Per me è un gusto ovviamente dato dalla dolcezza del dolcificante, ovviamente l'acqua poi frizzante, ecco, ovviamente dall'anidride carbonica, ed è una combinazione poi con il colore, il caramello in realtà è solo il colore, non ha proprio il gusto del caramello secondo me, ma ha quel retrogusto di vaniglia, un po' di cannella. Mi ricorda anche un po' di noce moscata, un po' di zenzero, un po' tutto insieme e poi un po' anche molto agrumato anche, quindi c'è anche un po' di limone, arancia, insomma è tutto un po' insieme con tutti questi gusti, ed è ovviamente l'aroma della Coca-Cola. Questo è quello che penso io. Non so voi cosa ne pensate, per voi di che sapore ha, perché ovviamente nessuno si chiede mai che sapore ha la Coca-Cola. È la Coca-Cola, il gusto Coca-Cola, ma
Il gusto in realtà Coca-Cola ovviamente ha degli aromi dentro che richiamano certe magari spezie o no, e per me sono questi. E la Coca-Cola, allora la Coca-Cola, questa che ha la caffeina, io la bevo in genere al pomeriggio, mi piace berla nel weekend, quindi venerdì, sabato e domenica, un po' come dire, me la concedo, un po' un'occasione, per me è sempre un po' un'occasione quando mi faccio appunto il bicchierino di Coca-Cola, è più appunto un'occasione, oppure siamo in giro a fare una passeggiata e allora porto una lattina o una bottiglietta, ecco, quindi così all'occasione, e la bevo ovviamente quando si ha una bevanda come la Coca-Cola o anche una di queste, la si beve molto più facilmente dell'acqua, ovviamente, perché va giù meglio, insomma, è più buona. E niente, quindi la bevo appunto nel weekend. E poi abbiamo appunto queste due, vedete che ho la versione Coca-Cola e poi ho la Pepsi, allora tutte e due qua, e qua viene fuori una battaglia. Voi quali preferite? Preferite la Coca-Cola o preferite la Pepsi? Io preferisco, mi sa, la Coca-Cola che la Pepsi. La Pepsi ha, e queste due, un attimo, queste due sono tutte e due senza caffeina, perché queste le beviamo alla sera del weekend. Vi dicevo, durante la giornata Coke Zero, la Coca-Cola Zero, e alla sera un bicchiere di questa senza caffeina, così che riusciamo a dormire, perché altrimenti io con la caffeina non vado molto d'accordo. Quindi se anche mettiamo la Coca-Cola Zero, la bevo tardi nel pomeriggio, poi faccio fatica a dormire, quindi conosco i miei limiti e so che non posso bere la Coca-Cola con la caffeina anche alla sera, e se voglio appunto bere qualcosa di diverso dall'acqua, allora bevo la Coca-Cola senza, o la Pepsi senza caffeina. In genere le prendiamo tutte e due e guardiamo quando sono in offerta, in realtà, quindi se la Coca-Cola è in offerta prendiamo la Coca-Cola, se la Pepsi è in offerta prendiamo la Pepsi. E niente, quindi ci dura nel weekend, anche in realtà dura anche 3-4 sere, ecco, perché è una bottiglia da 2 litri, come vedete, è una bella bottigliona. A livello di gusto proprio della Pepsi, della Coca-Cola, la Pepsi per me è più dolce, e ho letto anche che in diversi sondaggi, quando si fa un test alla cieca, in realtà la maggior parte delle persone preferisce subito la Pepsi, proprio perché è più dolce. Però secondo me la Coca-Cola rimane più, come dire, un gusto un po' più morbido, e rimane di più in bocca il gusto rispetto alla Pepsi, che si perde quasi subito. È molto buona a livello così immediato, però va via subito il gusto. Invece la Coca-Cola mi dà l'impressione che, questo ovviamente a livello soggettivo, mi dà l'impressione che mi rimane di più in bocca il gusto della Coca-Cola. E poi, questo invece a livello oggettivo, la Coca-Cola non ha l'acido, non ha il sodio citrato, che è proprio l'aroma di limone, ecco, aroma di limone o comunque di agrumi, che la Pepsi ha. Quindi la Pepsi ha più un retrogusto di agrumi, mentre la Coca-Cola invece è più quel retrogusto, come dicevo, un po' più di vaniglia e di uva passa anche, ecco, quindi è diverso come retrogusto. Però ecco, tutte e due comunque sono molto buone e vanno ugualmente, ecco, nella nostra casa. E adesso vi faccio vedere la terza bevanda. Questa è proprio piccolina, l'appetizer, questo è succo di mela frizzante, ok? E viene, ho letto che l'appetizer dovrebbe essere di origine sudafricana, mi sembra, se non mi sbaglio. Comunque questo è distribuito dalla Coca-Cola, appunto dalla Coca-Cola, in realtà viene proprio dalla Coca-Cola. E questo ha lo zucchero, questo piace a James. Non vado matta io dell'appetizer, e vedete è 100% succo, quindi è proprio succo di mela da concentrato, e questi sono gli unici appunto ingredienti, quindi è succo di mela frizzante con appunto dal concentrato al 100%, e questo ha lo zucchero proprio perché è tratto proprio dal succo di mela, ecco, e quindi ha quella frizzantina, no, appunto della bevanda gassata con appunto il succo di mela. Ed è piccolino, questo è una lattina, anche questa è una lattina mini da 150 millilitri. Un altro piccolo sorso
volte che bevo io, che bevo la Coca-Cola, devo fare ah, quando, non lo so, è comunque, non riesco a farne meno. Allora, questa è l'aranciata, e questa è un'altra aranciata, vedete, senza zucchero aggiunto, e praticamente questa è una marca appunto del supermercato, però è quella che voi conoscete come Fanta, ok? Questa è la marca principale appunto. E cosa dice qua degli ingredienti dell'aranciata? Io non ne vado matta, questo è soprattutto per James, mi viene sul sapore dell'arancia poi, quindi non ho questa appunto. Però penso che rispetto alla Fanta in realtà questa sia di una qualità migliore, perché c'è in realtà dentro proprio succo d'arance della Florida dal concentrato, e poi c'è anche proprio succo di frutta da concentrato, e questo è il sucralosio, non ha l'aspartame come appunto la Pepsi. Anche la Pepsi ha l'aspartame, vero? Sì, non come la Pepsi e la Coca-Cola che hanno l'aspartame, questa ha il sucralosio, quindi un dolcificante un pochino migliore rispetto all'aspartame. Tra l'altro non confondete l'aranciata con il succo d'arancia. Il succo d'arancia è quello che non è frizzante, questa è una bevanda frizzante e gassata, l'aranciata per noi è frizzante e gassata, mentre il succo d'arancia è piatto, è quello proprio che prendete in un Tetra Pak, per esempio, in un cartone, ok? E lo bevete a colazione magari. Questa non la bevete a colazione, questa è una bevanda frizzante, ok? E poi abbiamo anche la spremuta d'arancia, questa è un'altra cosa diversa, che invece quando si spremono proprio l'arancia fresca e si usa lo spremiagrumi e si beve, quindi rimane anche appunto, ci sono dentro magari anche dei pezzettini di arancia, ecco, quindi non confondete l'aranciata con il succo d'arancia, è una cosa appunto diversa. Allora, adesso vi faccio vedere queste due. Allora, queste due in inglese le chiamano limonate, tutte e due, limonate, vedete? Però c'è una differenza in realtà in italiano. Allora, questa è quella che sarebbe la Sprite, ok? La marca originale della Sprite, questa è del supermercato, e va bene, la chiamano ovviamente limonata senza zucchero. Però in realtà in italiano non andrebbe chiamata limonata, si definirebbe come gazzosa o appunto, se la si vuole chiamare Sprite, utilizzando il nome della marca, ok? E quindi c'è veramente poco quindi succo di limone, il succo di limone qui del 2% a livello di concentrazione, poi ovviamente c'è la solita acqua, l'anidride carbonica, l'acido citrico e via, no? E poi diversi aromi. Questa invece, questa che in inglese la si chiama Cloudy Lemonade, questa in realtà è quella proprio che è la limonata, è definita limonata in italiano, c'è davvero succo di limone all'interno, sempre una bevanda frizzante, però c'è in realtà più succo di limone, e infatti qui si parla proprio di succo di limone da concentrato, ok? Quindi c'è più succo di limone, e vedete anche il colore ovviamente, proprio perché c'è più limone, ci sono più limoni, ecco, qui dentro, quindi è buona, questa è buona da bere, mi piace ogni tanto berla al pomeriggio, ecco, però queste sono, in realtà è James che preferisce limonata e aranciata, io vado più sulla Coca-Cola, che tra l'altro non so se ve l'ho detto, ma no, non ve l'ho detto, a me piace bere la Coca-Cola quando rimane un po' più, come dire, quando perde un po' più le bollicine, perché altrimenti nello stomaco si sentono le bollicine che vanno appunto su e giù, no? E mi dà un po' fastidio, no? Quindi è più, come dire, a livello di mandare giù la Coca-Cola, mi piace berla di più quando appunto perde le bollicine. E a volte cosa faccio? Proprio per fare perdere, questo magari qualcuno di voi inorridirà, però ecco, faccio che riempio magari una bottiglietta che tengo magari così di scorta, la riempio, una bottiglietta vuota di appunto Coca-Cola o di Pepsi, così la chiudo, la metto in freezer, e così perde un po' tutte quelle bollicine che ha, e poi mi piace berla proprio, mi piace berla ghiacciata, mi piace berla proprio bella fredda. Ecco, e Coca-Cola a temperatura ambiente non piace a nessuno, no? Quindi, però ecco, mi piace molto fredda e un po' appunto senza tutte quelle bollicine.
E voi come piace la Coca-Cola? Quando la bevete? O quando bevete altre bevande che non ho menzionato oggi? Fatemi sapere nei commenti. E se vi è piaciuto questo episodio mettete un like e considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!